Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi parliamo di come funziona e come si ricarica una lava lamp, cioè una di quelle lampade tipiche degli anni 70-80. Vedremo come resuscitare, rigenerare il liquido in essa presente per portare a nuova vita una vecchia lampada di lava. Questa è la mia vecchia lampada, come vedete il liquido è diventato completamente opaco, tant'è che a malapena si riescono a distinguere le bolle di lava, cioè di cera presenti al suo interno. Ma vediamo come funziona una lavalamp. All'interno di una bottiglia in vetro, posta sopra ad una lampadina all'interno di un apposito contenitore, è presente una miscela di acqua e cera. La cera è appesantita da un particolare additivo che la rende più pesante dell'acqua e quindi in condizioni normali si trova in basso. Quando viene scaldata dalla lampadina posta sulla base, la cera diventa più leggera e inizia a salire. Una volta raggiunta l'estremità della bottiglia si raffredda e ridiscende di nuovo e questo processo continua all'infinito. Processo reso possibile dal fatto che il liquido contenuto nella bottiglia ha un peso specifico di 1,006 grammi per centimetro cubico, mentre la cera, che passa da fredda a calda, oscilla tra i 0,05 e i 0,07 a seconda della posizione. Appare chiaro a questo punto che il liquido che noi andiamo a sostituire dovrà avere la stessa densità. Per rendere più pesante l'acqua, che normalmente ha una densità di 0,999 grammi per centimetro cubico, possiamo aggiungere del sale, quel tanto che basta però a farla arrivare alla nuova densità di 1,006 grammi per centimetro cubico. Per fare questo dovremo procurarci un attrezzo che si chiama densimetro marino, che non è altro che un galleggiante con una scala graduata, che ci consentirà di misurare la densità dell'acqua sulla scala graduata, appunto indicandoci l'avvenuto raggiungimento della densità a noi necessaria. Ma bando alle ciance e veniamo all'atto pratico. Prendiamo la nostra vecchia lampada di lava e iniziamo a smontarla. Per rimuovere il tappo dovremmo necessariamente utilizzare un piccolo attrezzo tipo Dremel per rimuovere il tappo in alluminio che tiene fermo il tappo in gomma. Una volta rimosso la copertura in alluminio, procediamo all'estrazione del tappo e qui mi raccomando di usare molta cautela perché questi tappi in alluminio sono molto taglienti. Una volta rimosso il tappo, verifichiamolo. Se si mostra molto usurato sarà opportuno sostituirlo magari con un tappo in sughero della stessa dimensione. A questo punto prendiamo il nostro densimetro e immergiamolo nella soluzione per verificare qual è la densità effettiva di funzionamento di questa lampada, perché ogni lampada ha una densità a sé e quindi non è possibile stabilire a priori la densità giusta se non misurandola. Immergiamo il densimetro e vediamo con attenzione dov'è il livello di galleggiamento e osserviamo esattamente le tacche, contiamo e verrà fuori appunto questa densità. Teniamo bene a mente questa misura e procuriamoci un contenitore vuoto e dell'acqua demineralizzata per evitare la formazione di mucillagine. Riempiamo questa bottiglia e dobbiamo ottenere lo stesso liquido con la stessa densità. Per fare questo aggiungiamo del sale. Io ho utilizzato del sale di Epsom, che sono dei sali da bagno molto puro, ma voi potreste anche utilizzare del sale da cucina, anche se renderà l'acqua più opaca. Mescoliamo bene la quantità di sale di un cucchiaino iniziale e andiamo a rimisurare fino a quando non otterremo l'esatta densità dataci dal nostro densimetro. Quindi potremmo voler aggiungere dell'altro sale, ma sempre in poca quantità, mescolare e far sciogliere nuovamente il tutto e rimisurare fino ad ottenere la densità tanto ricercata. Mettiamo da parte il nuovo liquido e riprendiamo il vecchio. Vi consiglio di trasferirlo in un'altra bottiglia, così che possiate sempre ripristinarlo se fallite nel vostro tentativo di restauro.
A questo punto riprendiamo la nostra bottiglia con la soluzione salata appena composta e la andiamo a inserire delicatamente all'interno della nostra lavalamp. Quando arriverete al collo della bottiglia, mi raccomando di lasciare sempre almeno 2 dita di vuoto per evitare che con l'espansione la bottiglia possa esplodere. Io ho scelto di lasciare trasparente l'acqua, ma se volete potete anche colorarla utilizzando la spugnetta imbevuta di un evidenziatore del colore che più preferite. Il colore si mischierà con l'acqua e avrete la lampada del colore che più vi piace. E per finire un piccolo trucco: per agevolare la caduta della cera una volta che ha raggiunto la sommità della bottiglia, andiamo a bagnare con del sapone liquido per piatti il collo all'interno in modo tale che la cera non si attacchi e non rimanga incastrata nella sommità. A questo punto possiamo anche chiudere il nostro tappo e provare la lampada sul suo portalampada con la lampadina accesa. Lasciamo accesa la lampada per almeno 2 ore per dar modo alla cera di sciogliersi e vedremo che a un certo punto comincerà a formarsi la palla nella parte bassa e nel giro di qualche minuto inizieranno a formarsi le famose bolle di cera che tutti noi amiamo guardare. E a questo punto il restauro della nostra lampada di cera, la lavalamp, è effettuato. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e vi do appuntamento alla prossima volta e grazie.